Ciao a tutti! In questo video andiamo ad esplorare e a scoprire i diversi volti del narcisista. In seguito ti svelo alcuni comportamenti strani del narciso che probabilmente non avevi fatto caso. Entriamo subito nello specifico e cerchiamo di capire il vero significato di narcisismo. Il narcisismo è uno stadio della vita che coincide all'attimo in cui il bambino si percepisce al centro dell'universo e quindi pensa: ci sono io e basta. Ma ad un certo punto della crescita dovrebbe apprendere che ciò che sta pensando non è reale e di conseguenza oltrepassare tale stadio. Tuttavia, molti bambini rimangono prigionieri in tale fase e da qui nasce il narcisismo. Le tipologie di narcisismo sono differenti e tra queste troviamo il narcisista manipolatore o maligno o patologico o perverso, il più devastante e il più insidioso tra tutti. Un'altra tipologia di narcisismo è il narciso fragile, quello che convive perennemente con un senso di inadeguatezza ed è anche quello che per ogni piccola critica si offende e che è sempre alla ricerca dell'amore ideale. Dopodiché ecco il narcisista seduttivo, che è di natura un corteggiatore seriale e attua comportamenti accattivanti a sfondo sessuale. Mentre il narciso paranoico ha la fissa di essere perseguitato da qualcuno. Ma esiste anche il narcisista compensativo, che cerca di coprire la sua bassa autostima con la necessità di sentirsi l'incomparabile e il singolare. Un altro tipo di narciso è quello puro, che non è in grado di dare interazione alle sue relazioni, esattamente come il narcisista elitario, che ha anche una percezione esaltata dell'io. Da far notare che la persona narcisistica ha sicuramente bisogno di un supporto psicologico. Ma tornando al titolo di questo video, ecco alcune stranezze che il narciso attua e che forse tu non hai fatto caso. Per prima cosa cammina sempre dinanzi a te. Ti critica e si infastidisce per il tuo modo di cucinare. Vede sempre il bicchiere mezzo vuoto in ogni situazione, soprattutto se è qualcosa che riguarda te. Di notte non si preoccupa se tu stai dormendo e magari fa rumore. Guida in maniera spericolata e veloce per intimorirti e alle tue richieste di guidare con maggior prudenza ti ignora. Se ti aggredisce verbalmente o fisicamente, è capace di affermare con convinzione che ha avuto quel tal comportamento a causa tua. Diventa competitivo e geloso nei confronti dei figli oppure con le persone più giovani di lui. Racconta dei suoi vissuti anche se sono stati dei fallimenti, come se fossero eventi favolosi. Quando uscite assieme, in un modo o nell'altro, ti rovina la giornata, soprattutto se lui non ha alcun interesse a recarsi nel tal posto. Ha quasi sempre il broncio, in modo particolare quando è in tua compagnia. Ti rovina le feste e di questo ne parlo nel video perché e in che modo il narcisista rovina anniversari e festività, dove spiego il perché mette scompiglio nei giorni speciali. Se ti trovi in compagnia di amici, lui è sempre pronto a sminuirti, mettendosi così lui al centro dell'attenzione, magari con dei racconti inventati al momento che riguardano il suo trascorso. In realtà, se ti soffermi per un attimo, ti rendi conto che non conosci nulla del suo passato, né quante relazioni ha avuto e con chi, né quanti lavori ha cambiato, né dove si è vissuto fin da piccolo, né che scuole ha frequentato e dove, né se ha avuto figli con altre donne. Devi sapere che un giorno, durante un litigio con il mio ex partner Narciso, lui ad un certo punto della discussione scoppiò e con molta soddisfazione ed esaltazione mi disse testuali parole: «Tanto tu non sai niente di me». Per me fu uno squarcio nel cuore e nell'anima, ma aveva ragione. Effettivamente io non sapevo nulla di lui. E in questa occasione, come si suol dire, mi tagliò le gambe di netto.
Mi sentivo umiliata e decisamente devastata dentro, tanto che mi chiedevo che cosa ci facevo ancora con questo essere distruttivo e ingannevole. Da quel momento iniziai a unire tutti gli anni trascorsi insieme e mi resi conto che non aveva fatto altro che prendersi letteralmente gioco di me su tutti i fronti. E la cosa che mi fece ancora più male era vedere la sua consapevolezza in tutto ciò. Ma una cosa la posso dire con fermezza. Staccarsi emotivamente o allontanarsi fisicamente e lasciare un narcisista è la nostra guarigione. Nessuno può salvarci se non siamo noi a deciderlo. Anche tu hai notato dei comportamenti strani nel tuo partner narcisista? Scrivilo qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguita.